Siamo qui di fronte alla teca di Nakata, che ultimamente è diventato un luogo molto visitato non solo dai tifosi italiani che transitano per il nostro museo, ma soprattutto per turisti e tifosi giapponesi che approfittano di andare a vedere il Volley Perugia da SIR, che è un club che in questi giorni fa addirittura il mondiale per club, quindi dove gioca il nazionale del volley Ishikawa, nazionale nipponico Ishikawa, che classe mi pare 95 Ishikawa, che comunque è molto conosciuto in Giappone perché è un pallavolista di livello molto buono. Mondiale. Quindi abbiamo approfittato per ricordare anche che Nakata è venuto a Perugia il 13 settembre del 98, esordito nella prima parte del campionato contro la Juventus, siglando addirittura 2 reti. Quindi è diventato subito, immediatamente nella prima partita, un giocatore conosciutissimo. Un idolo, diciamo. Un idolo. E dobbiamo ricordare che Nakata... Potrei ricordare un episodio molto particolare dell'esordio, ma non tanto come Nakata giocatore, ma quello che aveva già portato nella città di Perugia. Durante il riscaldamento ricordo benissimo che ci saranno stati 5 o 6 diciamo inviati tra giornalisti e fotografi del Sollevante, perché e mi ricordo che dietro vicino alla curva nord mi ricorderò sempre che vidi un fotografo che aprì una sorta di ombrellino che poi era una parabola, niente po' di meno, collegata, la orientava e in seduta stante trasmetteva le foto che scaricava dalla sua Nikon, le scaricava direttamente al computer che le trasmetteva in Giappone per fare il giornale, sicuramente per dare risalto all'esordio italiano di questo giocatore, insomma. Parliamo del 1998. Per cui in Italia non avevo mai visto all'epoca nulla di simile, io rimasi veramente così sbalordito, perché la tecnologia però messa in campo per questo campione, insomma, ecco, questo è un episodio che ricordo nitidamente proprio. Allora, Nakata, per quanto famosissimo, non è stato il primo giapponese calciatore, no. Il primo è stato Miura, che ha giocato col Genova, però non con grossissima fortuna, fu soprattutto un esperimento di marketing. Mi ricordo che fece un solo gol col derby contro la Sampdoria, per questo è ricordato soprattutto, e Nakata in effetti quando arrivò qualcuno fu scettico, c'è dietro tutto un discorso di marketing, di pubblicità, invece Nakata da subito si dimostrò un centrocampista con doti offensive molto, molto valido e nel primo anno fece addirittura 10 reti. Quindi, insomma, dove fu quella bellissima gol in rovesciata che fu... In un Perugia-Piacenza 2-0 fece una doppietta e un gol in rovesciata su assist di Milan Rapac. Milan Rapac e Nakata sono stati comunque i 2 giocatori rimasti di più nella mente e nel cuore dei tifosi del Perugia. Questo è sicuramente una cosa da dire, insieme anche a Zemaria che era brasiliano. Però diciamo che Nakata è entrato subito in feeling con la società perché lui era ragazzo, aveva appena 21 anni. Appena 21 anni, dopo pochissimo tempo, già parlava un italiano fluente, molto molto corretto, quindi per dimostrare quanto era... Era intelligente, ma era predisposto anche nel apprendere nuove culture. Poi molto schivo dalle interviste, era una persona molto che non amava mai nemmeno apparire. Allora, io sono rimasto, dopo quando passò
Allora, lui a Perugia fece benissimo, dopodiché andò a Roma dove vinse uno scudetto, andò a Parma dove vinse la Coppa Italia, però quello che mi rimane molto impresso fu nel 2000-2001 quando vinse lo scudetto con la Roma. E in televisione fecero vedere i festeggiamenti naturali dentro lo spogliatoio, con lanci d'acqua, spumante, le solite cose, e mentre Nakata stava in disparte, a torso nudo, a leggere un libro. Questo testimonia un altro tipo di cultura, sì, un altro anche tipo di approccio al calcio, e quindi insomma è sicuramente nonostante fosse un po' coperto da Totti, nella partita decisiva contro la Juventus fece un gol e un assist, quindi è rimasto un giocatore estremamente importante anche a Roma, lo ricordano. Assolutamente. Volevo dire se ci spiegavi, Claudio, un attimino come abbiamo allestito questa teca in onore di Hidetoshi Nakata. Allora, il quadro è stato fatto da un tifoso del Perugia e l'ha ripreso da una foto e l'ha fatto completamente identico. Beh, una buona manualità sicuramente. La maglia del Perugia è una maglia della nazionale, ce l'ha donata lui nel 2023 quando è venuto a trovarci. Questa blu. E l'altra ce l'ha dato un altro tifoso del Perugia che incredibilmente aveva questa maglia. Da notare che Nakata di solito quelle maglie non le regala a nessuno. Le regalava a quindi nessuno. forse in tutto il pianeta questo è il luogo dove ci sono più maglie di Nakata che sono concentrate in questa teca, che è molto visitata e molto fotografata. Vabbè, questo i tifosi poi l'abbiamo messa all'ingresso, al di là per un discorso di farla vedere ai ormai parecchi turisti giapponesi che vengono a vedere, perché ormai sanno, perché si vede che da qualche parte gira la voce, e vengono qui, entrano, vedi che arrivano qui e poi ritornano dietro, cioè come una sorta, non lo so, di una bacheca anche per loro importante. Posso dare una mia testimonianza. In quel periodo, una volta andando a Fiumicino a prendere ovviamente l'aereo, c'era una boutique all'interno dell'aeroporto dove venivano vendute e esposte le maglie di Nakata con il Perugia. Gales fece una o due fabbriche per sopperire alla grande richiesta dal Giappone delle maglie di Nakata. Era diventato un fenomeno veramente a livello. Sì, ormai c'aveva, poi era uno che poi curava molto la sua immagine. Si vedeva che era, come diciamo noi, un'altra cultura, nel senso profondità di pensiero, di coso. Si era chiamato a Perugia il samurai biancorosso. Sì, era il samurai biancorosso. Anche perché metteva sul campo tutto quello che poteva, grande passione, grande grinta. E anche molta dedizione in allenamento, le cose. Ecco, io mi ricordo che all'allenamento c'erano delle televisioni che mandavano in diretta in Giappone, non dico le parole, gli allenamenti del Perugia. Quindi c'era anche un grosso flusso di giornalisti che poi approfittavano per visitare la città o i paesi vicino a Perugia, Assisi, Gubbio, Todi, Trasimeno, eccetera. Quindi è stato un veicolo anche a livello promozionale per la città, non solo per il calcio. È cresciuta la città anche a livello turistico grazie all'arrivo di questo giocatore che era giovanissimo. È stata una delle tante intuizioni dell'era Gaucci. Poi non dimentichiamoci che dopo ha concluso la carriera non ancora trentenne, giovanissimo, ha rifiutato l'ultimo contratto veramente importante per girare a piedi il mondo, non so se lo sapete, girava a piedi il mondo come se fosse e poi diciamo, aveva una sua visione della vita molto importante, quindi è un ragazzo che comunque ha dimostrato il suo attaccamento alla maglia ritornando nel 2023 qui e donandoci delle maglie, anche perché a Perugia abbiamo fatto qualche anno fa un evento che ricorda
la tragedia avvenuta in Giappone parecchi anni fa, e quindi è importante che praticamente ma è un'iniziativa in cui giocò anche Totti, per dire, campioni. Quindi questa maglia, come potete vedere, tanto per dire che il grifo e la bandiera nipponica giapponese. Questa la maglietta ce l'ha dato un altro beniamino di Perugia, del Perugia e non solo, nonché della nazionale, della Juventus, che ha giocato a Perugia. Angelo Di Livio, che è rimasto molto attaccato a Perugia, e questa è la maglia che lui era venuto per questa occasione, dove ci ha lasciato il ricordo della maglia, l'ha lasciata qui al museo, come hanno fatto tanti giocatori, la maglia sua. Quindi insomma anche solidarietà e beneficenza nei confronti di chi è stato sfortunato. Di chi è stato sfortunato. Quindi come vedete le maglie al museo sono tantissime, purtroppo molte non le abbiamo potute far vedere per motivi Siamo in attesa di poterci, diciamo così, ampliare come locali. Comunque quasi ogni giorno arrivano decine nuovi da ogni parte d'Italia. Cioè, possiamo dire che abbiamo anche degli estimatori all'estero. Abbiamo un club a New York. Comunque, diciamo che Nakata ovviamente è stato l'asiatico più per eccellenza. Però il Perugia ha avuto ben altri 3 giocatori asiatici. Han, il primo è stato un Han sudcoreano, che poi qui abbiamo anche un aneddoto di tempi di Gaucci. Ai mondiali giocava con la Carrà e segnò al Perugia. All'Italia, scusa. Giocava a Perugia e segnò all'Italia. E Gaucci, nella trasmissione Il processo del lunedì, ha detto che diciamo, licenziò, possiamo usare questo termine, licenziò il giocatore in diretta da Aldo Biscardi, che era un giornalista sportivo dell'epoca. Lui dichiarò che non avrebbe più fatto giocare Han perché aveva segnato all'Italia, l'Han della Corea del Sud. Poi abbiamo avuto Han della Corea del Nord, dopo qualche periodo. Lo stesso nome solamente con l'H davanti. Con l'H davanti, perché il nome si differenziava, una della Corea del Sud, questo con Gaucci, poi Han della Corea del Nord. E poi un intermezzo con un giocatore cinese che si chiama Ma. Però che era quasi anonimo, molto anonimo. È stata una meteora che è passata, come tanti giocatori, come tutti i club. Tutti i club hanno... Però un cinese che fa calcio, insomma, adesso sì, ma insomma, certo. In realtà è stato il giocatore asiatico meno performante. Meno performante sia a Perugia, sicuramente sì. Poi possiamo parlare anche di altri stranieri. Il Perugia ha avuto tanti giocatori stranieri, però diciamo all'apice rimane lui Milan Rapac, croato, il brasiliano Zemaria, poi abbiamo l'attaccante Vrisas, greco, che ha vinto anche... Poi Dellas, che poi entrambi hanno vinto gli europei con la Grecia, che poi Dellas andò a Roma, no? Sì, a giocare all'Enicef che arrivò con lo scambio con la Roma. Insomma, ci abbiamo avuto Caviedes, insomma, ci abbiamo avuto diversi stranieri. Riprendiamo il discorso stranieri importanti, abbiamo detto Gheddafi. Diciamo importanti come nome, come cognome, anche se non come giocatore ovviamente. Gheddafi arriva a Perugia. Nome importante, pesante, molto pesante. Che città... Uno dei tanti figli del colonnello Gheddafi, libico, si allena col Perugia sempre sotto scorta, vive quasi blindato. E alloggiava al Brufani, se ricordo bene. Al Brufani c'era un piano a disposizione, si allena bene, però chiaramente è limitato. Fa un'unica partita, un'unica apparizione, possiamo dire, a Perugia, dopo è stato a Udine, ha fatto in altri pochi minuti. A Perugia gioca proprio contro la Juventus, in un Perugia-Juventus in cui il Perugia vinse 1-0,
Sappiamo che Gheddafi aveva la Tamoil, quindi era lo sponsor della Juve. E poi aveva anche delle quote nella società. Aveva delle quote nel club della Juve, dell'assicurazione Toro, quindi insomma mi ricordo che appena aveva la palla la difesa della Juve si apriva come il Mar Rosso, tanto dopo lui, dopo pochi metri, non ce la faceva. ecco, si fermava, quindi è stata un po' Vabbè, era una legittimazione per fiero il colonnello Gheddafi, insomma. Quindi, ma niente, quindi è stata Said al-Said Gheddafi. E praticamente, diciamo, è un cognome importante che però nel calcio... Che poi venne ripreso dall'epoca Domenica Sportiva, quant'altro, perché fu un fatto importante, diciamo, nel contesto... Sì, diciamo che Gheddafi, insomma, è stato un cognome da mettere nella collezione di Gaucci, perché Gaucci ha portato il primo cinese, il primo iraniano, la prima donna allenatrice. Cioè, lui, dove diciamo che detto, infatti, il vulcanico Gaucci, anche se il suo vero soprannome era Uragano Luciano, che era presidente del Perugia di quel periodo, volle fortemente questo giocatore, se non altro perché la gente parlasse della nostra società, però insomma... Beh, ha scoperto anche tanti talenti. Sì, assolutamente. Però Gheddafi rimane... Insomma... Mi ricordo anche, ritornando come giocatori italiani, quando prese Pieri dal Grosseto, mi sembra. Liverani. Cioè, tutti giocatori che poi... Bucchi. Giocatori quasi anonimi che sotto la sapiente guida degli allenatori che si sono succeduti, diciamo, nell'era Gaucci, poi sono stati proiettati in palcoscenici anche mondiali, possiamo dire. Quindi il Perugia, in mezzo a questi grandi giocatori stranieri, ha avuto anche Gheddafi, quindi insomma più che altro come nota di colore. Nota di colore, sì, nei personaggi che sono, che diciamo, noi diciamo, gravitati nella sfera Perugia. Esatto.